Ciao, sono Chanel delle gattare del canale di Scolo. Come vedete sono vestita in maniera un po' inusuale rispetto al solito. Non la solita giacca di pelle, ma una vestaglia di seta. Perché? Perché per parlare di determinati argomenti ci vuole un determinato abbigliamento. Di cosa parlerà questo nuovo video? Del mondo del porno e nello specifico del porno anni 70 e 80 con protagonista John Holmes, il mitico Mr. 33 cm. Prima assisterete a un piccolo documentario per illustrarvi nel dettaglio chi era John Holmes e poi parleremo dei due grandi film di Hollywood che hanno raccontato la storia di John Holmes, Boogie Nights e Wonderland. Buona visione! Una vita per il cinema, una vita per la moto, una vita per il cinema, una vita per la moto. 30 centimetri di dimensione artistica. John Curtis Holmes venne registrato all'anagrafe come John Curtis Estes. Nacque nel villaggio di Asheville, Ohio, l'8 agosto del 1944. Non conobbe mai il padre biologico, mentre sua madre, che era una devota battista, diversi anni dopo la nascita del figlio si risposò con Edward Holmes, un alcolizzato già padre di 4 figli, e di conseguenza John assunse legalmente il cognome del patrigno, Holmes. Nel 1960, all'età di 16 anni e con il consenso della madre, si arruolò volontario nell'esercito degli Stati Uniti, trascorrendo 3 anni in Germania. Subito dopo essersi congedato con onore si trasferì a Los Angeles, dove si mantenne svolgendo diversi mestieri. Durante un periodo di lavoro come autista di ambulanze conobbe un'infermiera di nome Sharon Gevelini e i due si sposarono nel 1965. Nei successivi 2 anni John Holmes e la moglie vissero una vita tranquilla e serena. Trovò lavoro come operatore di carrello elevatore in un magazzino, ma il luogo era gelido e ne trasse gravi problemi di salute. Mentre era in convalescenza frequentò un locale di Gardena. In un bagno incontrò un uomo che fu sbalordito dalle dimensioni del suo pene e lo incoraggiò a entrare nel mondo della pornografia. Allettato dall'idea del facile guadagno, Holmes iniziò a posare per diverse riviste pornografiche. In seguito passò alle pellicole girate in 8 mm. La moglie rimase per anni all'oscuro di questa doppia vita sui set porno. Con il successo di Gola Profonda, il porno diventò di moda, sebbene la sua legalità fosse pesantemente contestata. In merito a ciò lo stesso Holmes fu arrestato con l'accusa di sfruttamento della prostituzione, ma riuscì ad evitare la galera. Nel 1973 la sua popolarità iniziò a crescere grazie a una serie di film pornografici che avevano come protagonista un investigatore privato di nome Johnny Wadd. Nel 1978 guadagnava circa $3.000 al giorno e nel 1981 affermò in un'intervista di aver fatto sesso con oltre 14.000 donne. Oltre alle dimensioni del suo pene, il successo di John Holmes fu anche legato a un periodo del cinema pornografico in cui una forte personalità e un certo talento aiutavano molto la costruzione della fama. Negli anni 70, infatti, i film pornografici avevano ancora una trama e un intreccio. John Holmes quindi era, oltre a essere un ottimo pornodivo, sapeva anche calarsi nei panni del personaggio che interpretava. All'inizio i pieghevoli pubblicitari dei suoi film riportavano che Holmes avesse un pene dalla lunghezza oscillante tra i 34 e i 38 cm. In realtà, secondo coloro che lavorarono con lui e gli storici del porno, la massima lunghezza del pene eretto di Holmes era di 34 cm, misura che poi fu ufficialmente confermata dopo la messa in commercio del vibratore che portava il suo nome. Ciò nonostante, le attrici pornografiche con le quali John lavorava non si rifiutarono mai di fare delle scene con lui, tanto più che era considerato un gentleman, anche quando era visibilmente sotto l'effetto della cocaina. Nonostante il successo e la fama, però, John Holmes aveva una fortissima tossicodipendenza e i soldi che guadagnava non bastavano a secondare il suo vizio. Pertanto iniziò a spacciare per conto di bande criminali e a prostituirsi, sia con uomini che con donne, e compì anche frodi con carte di credito rubate e fece piccoli furti. Addirittura nel 1976 ebbe una relazione con una minorenne e la indusse a prostituirsi per suo conto, e nel 1981 fu arrestato per aver rubato un computer da un'automobile.
In quello stesso periodo Holmes strinse amicizia con il narcotrafficante Eddie Nash, che lo riforniva di cocaina. Aveva legami anche con la banda di Wonderland e spesso spacciava per loro conto. Nel 1981 rubò un paio di partite di droga alla banda, causandone l'ira. Per evitare di essere ucciso, rivelò ai capi della banda che Nash nascondeva in casa un grande quantitativo di droga, denaro e gioielli, aiutandoli a preparare la rapina, alla quale egli partecipò. Nash quasi subito sgamò John, gli fece confessare il tradimento e volle vendicarsi della banda di Wonderland. 4 suoi membri furono brutalmente uccisi a bastonate e il caso venne presentato come gli omicidi di Wonderland Avenue. Le impronte insanguinate di John Holmes furono trovate sulla spalliera di un letto, quindi fu arrestato in relazione agli omicidi e trascorse 6 mesi in prigione, non avendo i soldi per pagare la cauzione. Anche se poi fu assolto dall'accusa di omicidio, si rifiutò sempre di rivelare quel che sapeva, il che gli fece guadagnare un ulteriore periodo di prigione per oltraggio alla corte. Dopo il processo raccontò in alcune interviste che durante la sua carcerazione alcune guardie carcerarie usavano portarlo in cella di isolamento, dove sarebbe stato costretto a sodomizzare i prigionieri indisciplinati e a fare non meglio specificati lavori per le stesse guardie, in cambio di speciali privilegi che includevano ore aggiuntive per le visite. La prima moglie divorziò mentre John era ancora in carcere nel 1982. John ritornò al porno, ma non riusciva a starci dentro fisicamente. La sua dipendenza dalla cocaina era così aumentata che per pagare il suo vizio era giunto a scassinare automobili e a rubare impianti radio per acquistare le dosi. Chi lavorò con lui in questo periodo riferisce che nonostante l'attore apparisse raramente sotto l'effetto di droghe sul set, la sua dipendenza iniziò a influenzarne le prestazioni, al punto da rendergli impossibile mantenere l'erezione per più di 2 o 3 minuti. Iniziò a mancare anche di puntualità e le offerte ovviamente calarono. Bisognoso di denaro, accettò di figurare come protagonista in un film gay, The Private Pleasure of John Holmes. Nel 1986 gli fu diagnosticato l'HIV. L'attore non aveva mai usato siringhe per drogarsi, in quanto aveva una radicata paura negli aghi e la cocaina la inalava, ma la sua condotta di vita lo esponeva a molteplici potenziali esposizioni al virus. I medici gli spiegarono che avrebbe potuto ancora vivere a lungo se avesse smesso di bere, di fumare, di drogarsi, se avesse condotto una vita più sana e salutare. Tuttavia John non ascoltò nessuno dei loro consigli, ma anzi iniziò a bere, fumare e a farsi di cocaina ancora di più. Nel 1986 si trasferì in Europa per necessità di denaro e in Italia girò 2 film, Super Maschio per mogli viziose e soprattutto Carne bollente in compagnia di Cicciolina. Nel 1987 John Holmes era ormai devastato dall'AIDS e si sposò con Misty Dawn, una giovane pornoattrice conosciuta sul set. Nel 1988, 2 settimane prima della sua morte, alcuni investigatori raggiunsero John in ospedale nella speranza di ottenere informazioni sui vecchi omicidi di Wonderland, ma egli non parlò. Dawn adottò legalmente il nome di Laura Holmes e nel 1998, a distanza di 10 anni dalla sua morte, pubblicò la biografia intitolata Porn King, l'autobiografia di John Holmes. Secondo le sue ultime volontà, il corpo fu cremato e le sue ceneri disperse in mare. Non fu celebrato alcun funerale. L'attore era infatti ossessionato dal timore che dopo la morte il pene potesse essergli escisso per feticismo o collezionismo e volle quindi che prima della cremazione un medico effettuasse una rapida cognizione del cadavere per scongiurare il rischio. Benvenuti in questo nuovo video delle gattare del canale di Scolo. Come avete visto dal documentario, la storia di John Holmes è veramente pazzesca, una storia di decadenza assoluta, di perdizione e di morte. Ed ovviamente Hollywood non poteva lasciarsi sfuggire questa straordinaria occasione di raccontare una storia di ascesa e caduta di una star. Come vi ho anticipato in apertura di video, ben 2 film, 2 grandi produzioni hollywoodiane si sono occupate della storia di John Holmes. Il primo è stato Boogie Nights, un grande film di un grandissimo regista, Paul Thomas Anderson, regista plurinominato all'Oscar per film come Il petroliere con Daniel Day-Lewis
Il filo nascosto, tra l'altro ultimo film di Daniel Day-Lewis, e soprattutto Magnolia, un film pazzesco che se non avete ancora visto dovete assolutamente correre a vedere, con un cast all stars. Boogie Nights è un film del 1997, ripeto, per la regia di Paul Thomas Anderson, ed è il film che ha preceduto appunto il grandissimo successo di Magnolia, oppure, se vogliamo fare i fighi, Magnolia, perché questa sarebbe la giusta pronuncia americana, Magnolia. Ma prima di Magnolia c'è stato Boogie Nights, che ha raccontato la storia di John Holmes. Una storia molto dettagliata, di fatto ne segue proprio l'ascesa e la caduta. Mentre Wonderland, il film del 2003 con Val Kilmer, utilizza i nomi veri dei personaggi in relazione alla storia giudiziaria degli omicidi di Wonderland Avenue, quindi lì ci sono i veri nomi, Eddie Nash e John Holmes. In Boogie Nights invece abbiamo il sottobosco che anima il mondo dei film porno, però con nomi fittizi. Nel film Boogie Nights, infatti, il John Holmes, interpretato dal bravo Mark Wahlberg, non si chiama John Holmes, assume il nome d'arte di Dirk Diggler, una persona che di umile origine, con grossi problemi familiari, viene notata per le grosse dimensioni del suo pene, come è stato veramente nella vera storia di John Holmes, come avete visto dal documentario, e attraverso queste sue doti fisiche fa una scalata al successo, perché diviene la prima grande star del porno americano degli anni 70. E, come vi ho detto nel filmato, negli anni 70 i film porno avevano una trama, e in questi film porno spesso John Holmes interpretava il ruolo di Johnny Wadd, quindi non solo doveva avere delle performance erotica, ma doveva anche recitare, essere credibile nel ruolo di un duro, no? Un duro un po' alla Callaghan, no? E quindi nel film Boogie Nights il personaggio che interpreta, diciamo fittiziamente, quello che è John Holmes, assume invece il nome di Dirk Diggler. Quindi vediamo l'ascesa e la scalata di questo umile personaggio che dalla suburra emerge e diventa una grande star del porno. E vediamo appunto tutto il sottobosco di personaggi che si muove nel mondo del porno, i produttori, le attrici, ma anche tutte quelle persone che cercano di emergere in questo mondo che alla fine nasconde molta disperazione. Quello di Paul Thomas Anderson in Boogie Nights è veramente un affresco. Infatti i primi film di Paul Thomas Anderson, appunto Boogie Nights e Magnolia, sono dei film corali, e la maestria di Paul Thomas Anderson nel riuscire a dirigere tutti questi grandissimi attori in una storia corale che molto ricorda lo stile di Robert Altman è veramente magistrale. Questi due film sono eccezionali, ma soprattutto Boogie Nights ci dà la possibilità di avere un affresco molto dettagliato di quello che fu il mondo del porno a cavallo tra gli anni 70 e 80, quindi l'inizio con le pellicole in Super 8 fino all'esplosione vera e propria del porno che avvenne con l'avvento dell'home video, ovvero con le videocassette, perché ad un certo punto il circuito tradizionale di quello che era la diffusione dei film pornografici ebbe uno stop. Dopo il grande successo che ci fu ai tempi di Gola Profonda, il leggendario film porno che divenne di moda, ad un certo punto i film porno non andavano più tanto nelle sale cinematografiche, ed è così che ci fu poi l'esplosione dell'home video con il mercato delle videocassette pornografiche, che anche qua in Italia, attraverso la produzione di Riccardo Schicchi con la mitica, grande, leggendaria Moana Pozzi piuttosto che Cicciolina, ebbe la sua fortuna. Quindi abbiamo proprio un affresco di quello che è stato il mondo del porno, che però ovviamente è fatto di luci ma tante ombre, perché purtroppo, come avete visto dal documentario, John Holmes ebbe poi una spirale di discesa, perché la sua dipendenza con la cocaina non lo rese più performante nelle sue evoluzioni sul set pornografici. Quindi vediamo proprio la discesa di questa grande star super dotata, che però a causa dei propri abusi e delle proprie insicurezze ebbe veramente una spirale discendente, una vera e propria discesa all'inferno, perché, come avete visto nel documentario, da star che guadagnava un sacco di soldi, John Holmes si trovò a derubare le automobili con le autoradio per rivenderle, per potersi poi comprare la cocaina. Ma soprattutto la cosa orribile che riguarda John
Holmes, oltre al fatto gravissimo di non aver indossato il preservativo durante le riprese dei suoi film, di aver infettato moltissimi colleghi, di averli messi a rischio. Andatevi a cercare infatti le testimonianze di Cicciolina a riguardo, che lavorò qua in Italia con John Holmes, quindi fu un personaggio anche più che controverso. Oltre ad aver fatto questa cosa orribile veramente, che ha segnato in maniera profondamente negativa tutto il mondo dell'art, John Holmes venne coinvolto in un omicidio. Non fu lui l'omicida, ma venne coinvolto appunto negli omicidi di Wonderland Avenue. Il tutto viene narrato in Boogie Nights, ma Boogie Nights è più che altro un affresco di tutta un po' la storia di quella che è la vita e l'arte, se vogliamo così chiamarla, di John Holmes. Tra l'altro nel finale con una citazione straordinaria a Raging Bull di Martin Scorsese, dove vediamo Dirk che è allo specchio per riuscire a ritrovare fiducia in se stesso dopo la decadenza di cui è stato protagonista, si mette allo specchio e come il Jack LaMotta di Robert De Niro cerca di automotivarsi allo specchio, solo che se mentre il Jack LaMotta di Robert De Niro si autopompava recitando dei versi in rima, il Mark Wahlberg, John Holmes di Boogie Nights, per automotivarsi si tira giù la lampo e tira fuori un elefantiaco pene, che ovviamente in questo caso è di gomma, è una protesi, però questo per dire la differenza dei personaggi e come una citazione può cambiare da film a film, no? Quale mondo si può aprire. Quindi mentre Boogie Nights è proprio un affresco completo sul mondo del porno e sulla parabola a 360 gradi di quella che è stata di John Holmes, Wonderland del 2003 con Val Kilmer è specificatamente concentrato sui fatti che portarono agli omicidi di Wonderland Avenue. Ci sono i nomi veri: John Holmes, Eddie Nash. John Holmes che praticamente strinse amicizia con un narcotrafficante, un boss del narcotraffico che si chiamava Eddie Nash, però talmente fatto, talmente strafatto e strafuso che decise con i suoi amici della banda di Wonderland di compiere un furto all'interno della villa di Eddie Nash. John Holmes che partecipò di fatto a questo furto all'interno della villa del narcotrafficante boss nella bella vita Eddie Nash, perché volevano racimolare soldi, ovviamente sempre per comprarsi la droga, ma Eddie Nash mise sotto torchio e picchiò selvaggiamente John Holmes per estrapolare il nome dei colpevoli. I fatti processuali ci dicono che gli altri membri della Wonderland Band vennero trucidati per mano e per volontà di Eddie Nash, mentre John Holmes venne risparmiato. Logica vuole che John Holmes, per salvarsi la pelle, fece i nomi dei propri complici per poter appunto portare a casa la ghirba, per così dire, no? Così che i suoi complici morirono trucidati. Eddie Nash venne poi processato per questi omicidi e John Holmes se la cavò con qualche tempo in gattabuia, però poi uscì, ma comunque la sua parabola discendente era ormai giunta quasi al termine, perché come vi ho anticipato egli infatti si rivelò sieropositivo, infettò purtroppo tantissime colleghe sul set perché non usava protezioni, non usava il preservativo durante le riprese e si ammalò quindi di AIDS, purtroppo infettando anche altre persone, e non lavorò più nel mondo del porno perché ormai la malattia l'aveva debilitato. Quindi una storia malata, una storia di quelle che piacciono a noi gattare del canale di Scolo. Andate pertanto a recuperare questi due film, Boogie Nights e Wonderland, così potrete conoscere nel dettaglio quella che è la storia di quello che viene ricordato come il più grande letteralmente divo del porno americano degli anni 70 e 80. Qui da noi sul canale del gattare del canale di Scolo sempre storie di outsider, sempre storie un po' sbilenche, perché sbilenche siamo anche noi. Io spero che questo video vi abbia intrattenuto, vi abbia informato. Vi metterò sempre in descrizione i link affiliati a Amazon per andare a recuperare i DVD di Boogie Nights e i DVD di Wonderland. Non vi metto i grandi classici di John Holmes perché tanto quelli si trovano in rete.
Io vi saluto, vi rinnovo l'invito a iscriversi al nostro canale, iscrivetevi al nostro canale che ci fa tanto piacere, così come ci fa tanto piacere leggere i vostri commenti e rispondere a ogni vostro singolo commento. Se volete contattarci, siamo sia su Facebook che su Instagram, siamo ovunque, potete parlare attraverso qualsiasi canale con noi Gattare del canale di Scolo. Io per il momento la chiudo qui, così cerco anche di essere più sintetica possibile e vi do l'appuntamento al prossimo video. Miau!